partirà con me in questo viaggio avrà davvero modo di conoscersi, perché anticipo che questo è un percorso che vi chiede di diventare assolutamente protagonisti attivi di questa avventura. Non c'è solo da prendere appunti, ascoltare, ma c'è proprio da vivere, c'è da esperienziare. Io vado un po' veloce nel dire due parole intanto di me. Questa sono io in alcune delle situazioni che mi appartengono. La prima in assoluto è che sono una mamma e sono una moglie, ve l'ho detto che per me fa curriculum ed è serissima la cosa. Sono una psicologa, una psicoterapeuta, anche una parapsicologa. Questo significa che sono diplomata nella scuola che si occupa di aspetti sensitivi e medianici ed è una cosa che ho voluto vivere, fare, studiare e in qualche modo testimoniare ufficialmente con un diploma, anche se in tantissimi casi vi garantisco che conosco anime che non sono diplomate ufficialmente, ma hanno una capacità di percepire l'energia che è fenomenale. Ho voluto fare questo però perché ho voluto sfidare quella parte di me che da psicologa, psicoterapeuta, che ha seguito un percorso ufficiale. Io nasco come psicoterapeuta cognitivista e comportamentista, quindi provate a immaginare dopo dove sono andata, mi sono espansa a tutto quello che era l'aspetto della bioenergetica, core energetica, e poi ho dato voce, semplicemente ho dato voce rispetto a quello che mi appartiene fin da quando sono piccolina, cioè questa chiamata a percepire quello che c'è nel sottile ed è profondamente vivo al pari di chi è incarnato. E quindi mi sono detta, Monica, basta, è giunto il momento che tu non scappi da questa cosa, ne senta il valore e ne senta soprattutto la mission, capisca che se tu questa cosa ce l'hai, non è una colpa, non è una condanna necessariamente, anche se si può vivere anche come questa se non la si sa gestire bene, ma è una caratteristica, anzi gli spiritisti dicono che la medianità e la sensitività è proprio un debito karmico, quindi bisogna che tu lo faccia. E se riesci a trovare altre anime che come te comprendono questa cosa e anzi ne hanno fame e sete di crescita, di scoperta, di approfondimento, bene, è la tua. E io ho trovato un clan di anime simili a me e posso dire che voi che siete presenti vibrate sicuramente dentro a questa cosa, altrimenti non sareste qua. Sono una ricercatrice spirituale comunque a tutto tondo, mi occupo da una quindicina d'anni in particolare di ricerca di tipo sciamanica anche, e quindi tutta quella che è la ritualistica, la cerimonia di tipo sciamanica. Il Brasile, in particolare comunque il Sud America, è stata una grandissima maestra per me, per noi, io parlo anche a nome di mio marito, perché noi cresciamo insieme rispetto a tutto quello che è la fase della nostra vita, sia privata che pubblica. Sono docente dell'Accademia Italiana di Architettura Feng Shui, quindi porto avanti alcuni corsi i miei due figli, i figli sociali e di ricerca sono la psicologia delle personalità abitative e su questo mi si aggancia un po' il risveglio psicointuitivo e la psicologia del colore. Svariati mi conoscete di voi, insomma, mi conoscono attraverso questo corso. Qui invece sono in Giappone, mi vedete nel giardino Zen in Giappone, in uno dei nostri viaggi orientali. E, l'Oriente è, come dire, è terra di grandissima fonte di ispirazione e di saggezza, che ci insegna, mi insegna e ci insegna tantissime cose su quello che è la tecnica della gestione dell'energia e che porterò a voi attraverso concetti, meditazioni e quant'altro. Il percorso di risveglio psicointuitivo perché è anche all'interno, è stata abbracciata all'interno della grande casa madre Scuola Italiana di Architettura Feng Shui. Il risveglio psicointuitivo l'ho creato all'interno del grande abbraccio del centro di ricerca psicologica e spirituale che si chiama Pura Dimora, che è appunto il nostro centro privato all'interno del quale portiamo avanti percorsi appunto di ricerca psicologica, emozionale e spirituale rivolta agli adulti e anche ai giovani. L'Accademia ha scelto di voler in qualche modo portare
come un nuovo fiore all'interno del proprio pacchetto formativo il risveglio, perché il risveglio psicointuitivo rappresenta davvero quella dimensione sottile, percettiva e spirituale che in qualche modo completa il lavoro architettonico e psicologico che è già stato tracciato all'interno dei programmi dell'architettura, dell'Accademia di Architettura Feng Shui. Questo lo dico perché è bello che siate qui presenti, sia studenti o ex studenti dell'Accademia, ma anche persone che dell'Accademia non ne sapevano assolutamente nulla. E questo dice quanto questo percorso abbia veramente una visione olistica che abbraccia assolutamente l'essere umano nella sua completezza, ma abbia anche a cuore gli aspetti dell'ambiente. E questo lo dico perché? Perché il lavoro energetico che faremo già dal primo anno sarà anche rivolto ai nostri ambienti di casa, a quelli che sono i luoghi del nostro vivere, del nostro abitare, perché anche lì c'è tanto da fare in termini di purificazione, ma anche di, come dire, gestione e espansione di tanti messaggi che arrivano e che devono essere depositati nell'ambiente. L'ambiente materia, l'ambiente casa, l'ambiente arredo assorbe tutto, comunica, la psicometria in termini spirituali ce lo insegna, quando gli oggetti ti raccontano qualcosa e tu hai la capacità di leggere, di ascoltare la narrazione di questi oggetti, da dove arrivano, da chi sono stati posseduti, tenuti, ecco i termini, questo è il possesso, che tipo di emozioni portano in sé. Qualcuno di voi che mi ha seguito nel percorso della psicologia delle personalità abitative sa di che cosa sto parlando. La capacità di leggere in un ambiente le memorie che sono depositate negli spazi, negli oggetti e nelle stanze. Ecco, questa è una delle cose che sarà ripreso e anche approfondito tra il primo e il secondo anno. Qui vado avanti veloce perché parlo appunto del link tra il risveglio psicointuitivo e la psicologia delle personalità abitative, anche il colore. Parleremo anche di colore, in particolare il colore legato in primis ai nostri 7 grandi canali, i nostri grandi vortici, le nostre grandi 7 porte che sono i chakra. In realtà ce ne sono molte più di 7, ce ne sono 12, addirittura ce ne sono 104, ma qui, come dire, vi parlo solo di quello che in essenza noi andiamo a toccare in primis. Quindi il colore c'è e lavoriamo molto sulla lettura anche aurica dei nostri colori, la lettura cromatica che porta tantissimi messaggi, tante indicazioni che ci dicono poi come dirigerci. Buttata così sembra una cosa di fantascienza, in realtà vi accorgerete che tutto è assolutamente reale. Questa è la cosa più importante che poi dovremo portare alla coscienza. Questo armonico quadro collaborativo evidenzia l'interconnessione tra queste due realtà, ok? Quindi la realtà della materia e la realtà dell'energia, la realtà della formazione relativa alla capacità di muoversi negli ambienti e in primis la nostra capacità di muoverci nel nostro primo grande ambiente, che è il nostro corpo e la nostra anima, ok? Il tutto per portare benessere nella nostra vita, ma anche per portare benessere nella vita di chi incontriamo. Perché alla fine del percorso, tra il primo e il secondo anno, poi vi arriverà un attestato che in qualche modo vi inviterà, perché avrete fatto esperienza e sono comunque 16 lezioni, 8 più 8 spalmate in quasi 2 anni, ne faremo tantissima di pratica, ecco, troverete un vostro metodo, se già non lo fate, per portare questo tipo di cura anche agli altri. Ma prima, e i terapeuti lo sanno bene, ma tutti voi lo sapete, prima di portare cura agli altri è molto importante prima curare noi, giusto? Non possiamo essere dei curanderi, dei medici, se non ci prendiamo la responsabilità, è un diritto e anche un dovere, di curarci del nostro equilibrio psichico, emozionale, energetico, spirituale. Molti sono gli allievi dell'Accademia che hanno sentito il bisogno, dopo la parte teorica progettuale, di complementare, di un complemento, di una formazione
che sia ancora più puntata alla parte interiore, emozionale e spirituale, e quindi il risveglio diventa proprio a tutti gli effetti un grande strumento che si mette a servizio anche di quella che è tutta la diagnostica del Feng Shui, ma al di là del Feng Shui si mette a servizio di tutta quella che è la nostra abilità innata di sentirci, sentirsi e sentire. È un'abilità innata, ragazzi, quindi sfatiamo già il mito che, oddio, un medium è una persona irraggiungibile, è un fortunato, è un eletto. Ragazzi, siamo tutti sensitivi, siamo tutti medium, siamo tutti assolutamente energia capace di leggere, vedere e sentire ciò che ci assomiglia, ciò che è in noi. Ok? Quindi lo sottolineo affinché venga smantellata del tutto questa distinzione. I grandi che sanno leggere e noi un po' rincitrulliti o piccolini o spaventati, no. Semplicemente è una questione di portare alla pratica, slatentizzare uno strumento, un potere, una caratteristica che noi abbiamo tutti. Ok? Ok, allora eccolo qua, il nostro viaggio profondo verso il cuore del nostro essere, un sentiero di conoscenza e di connessione che ci invita a riscoprire non solo il nostro potenziale innato, ricordatevela questa cosa, è un potenziale innato, ma ragazzi, apriamola questa porta, ok che ce l'abbiamo dentro, ma fuori, apriamo, areggiamo le nostre stanze interiori e comunichiamo al mondo che cosa siamo e che cosa possiamo portare. Quindi tutto il percorso è concentrato sull'affinare queste nostre capacità intuitive per diventare canali diretti di conoscenza e di saggezza. Una conoscenza e una saggezza da portare in primis nelle nostre vite, nella nostra famiglia, con i nostri colleghi di lavoro, con i vicini di casa, con i nostri paesani, con... e poi via via sempre di più. Si sviluppa nell'arco di 2 livelli di conoscenza e pratica, quindi sono 2 anni, non obbligatorio passare al secondo anno, non è obbligatorio, è una scelta personale che avviene nel momento in cui, dopo aver passato insieme 8 potenti incontri, si sente la necessità di proseguire per concludere e coronare il percorso. Lezione dopo lezione, in un clima di profonda sicurezza e di sostegno attraverso tanti esercizi pratici, vedrete, vi inonderò, spero non inondare in termini negativi di soffocamento, ma vi darò tantissime cose perché il materiale è immenso, ok? La pratica che vi sarà chiesto di fare, anche in questo caso mi sento di dirvelo, non c'è qualcuno che vi darà una votazione, sarete voi a sentire la necessità di praticare. Saranno tanti gli esercizi che vi proporrò e saranno individuali, di coppia, di gruppo. Sarà molto importante creare, e su questo non preoccupatevi perché ogni lezione sarà aperta con un piccolo rituale che crea unione dei gruppi. Vedremo gruppi online, gruppi in presenza, tutti insieme. Questo tipo di risveglio, questo tipo di pratica che vi sentirete la necessità di mettere in atto sarà quella che vi accompagnerà in questi mesi affiancando la parte teorica. Quindi ogni lezione, mano a mano che adesso ve la presenterò, vi renderete conto che sarà un'espansione, come una catena, un anello di una grande catena che si amplia sempre di più e che abbraccia tutta la conoscenza e la competenza che abbiamo acquisito il mese successivo, il mese precedente. Quindi c'è un ponte tra ciò che siamo e ciò che possiamo diventare, o meglio, ciò che già siamo, ma ancora non ne siamo così consapevoli. Ok? Per fare questo è necessario dire sì, voglio lavorare sulla mia energia vitale per risvegliare tutto quello che io sono. L'obiettivo finale è anche quello di integrare non solo per se stessi, ma anche per una professionalità spesa nel mondo, tutto quello che apprenderete. Quindi essere competenti relativamente a questo. Primo anno, un tuffo profondo nell'esplorazione della propria interiorità. Tutte voi che siete qui, tutte voi, tutti voi che siete qui, abbiamo anche Andrea che è rappresentante degli uomini, evviva, abbiamo un uomo. L'anno scorso, cioè, non mi sono stupita perché
5-6 studenti uomini hanno scelto di percorrere la via e devo dire che sono stati strepitosi. Vediamo il primo anno, prima lezione, connessione interiore e consapevolezza energetica. Se avete delle domande alla fine di ogni lezione, alzate la manina così vi posso vedere. Il primo passo è il ritorno a casa. Fondamentale, la nostra casa, siamo noi. Quindi impariamo ad ascoltare il silenzio dentro, a sentire il battito del nostro centro interiore, ma soprattutto impariamo a radicarci, perché l'imparare a ritornare a casa implica una fondamentale cosa: essere presenti. La presenza è la chiave fondante per poter essere ricercatori energetici e grandi lettori dell'energia. Stare profondamente radicati, piantati bene a terra per accogliere la vita. Noi accogliamo la vita se siamo nella presenza. Se invece siamo sempre presi a scappare dalle cose, lottarci contro, non accettare tutto quello che c'è, incazzati come delle faine, non possiamo essere profondamente radicati, non possiamo accettare la vita. E visto che non la stiamo accettando, non stiamo accettando neanche il nostro progetto incarnatorio. Ce ne dimentichiamo, siamo troppo presi a farci le lotte, siamo troppo presi ad autosabotarci, a prenderci a sberle, oppure a prendere a sberle gli altri che pensiamo che siano la causa dei nostri mali. Andremo a scoprire, ma sono già certa che molti di voi, se non tutti, lo sanno, che gli altri sono delle meravigliose raffigurazioni di parti di noi. Ok? Quindi benvenuti nella nostra incredibile scenografia interna ed esterna, il nostro palco, il nostro teatro della vita, dove le persone che arrivano, le situazioni che si creano, sono tutte magistralmente impiattate e create da un progetto divino che ci vuole forgiare. Fantastico. Ci sono delle cose che ci fanno letteralmente schifo, ci fanno arrabbiare, fa parte del pacchetto. La presenza ci dà questa consapevolezza e ci fa muovere meno disperati, meno arrabbiati, meno contratti, ma più fluidi. E il tema dell'essere, del fluire, dell'essere fluido, lo troveremo più avanti in una lezione successiva, sarà essere sincronici, sarà essere dentro un'energia di sincronicità che chiama abbondanza. Eccola qui, la consapevolezza energetica, scopriremo come radicarci nel qui e nell'ora. Io non ho potuto mettere tutto il materiale, altrimenti entriamo già nel corso. Vi dico alcune cose fondamentali della prima lezione. Il ruolo della consapevolezza nel processo di guarigione energetica. Parleremo tanto di guarigione, di autocura. Scopriremo tutto il processo dell'ammalarsi, del curarsi, passando attraverso, ad esempio, la grande fase che non tutti conoscono, che è per esempio la crisi di guarigione. Noi siamo parte integranti del nostro processo di guarigione, ragazzi. Non si va dal medico a chiedere la pillolina perché ti passi il mal di pancia ti passa, fine della storia. Col cavolo. Per essere insegnanti dobbiamo prima imparare, studiare, attraversare tutte le nostre fasi. E devo dire che lavorare in gruppo anche rispetto a questo è una grande avventura che ti insegna, ci insegna a prendere anche dei trucchetti che gli altri possono portare in campo, no? Ci si insegna davvero tantissimo. Osservare anche gli altri è una grandissima pratica. Andiamo alla lezione numero 2, vado avanti veloce perché ne potrei dire tante rispetto ad ogni lezione, ma questo webinar diventa a questo punto il corso. Lezione numero 2, chiarezza mentale di intuizione. Allora, qui metto in campo anche tutta una serie di concetti collegati alla parte cognitiva, a tutto quello che è l'apprendimento della mia scuola cognitivista, con tutti i bias, tutte le convinzioni che ci bloccano, limitanti, tutto quello che poi in realtà diventa peso e ombra nella mente, ok? Con la presenza accesa, lezione numero 1, andremo avanti per un mese, ogni lezione dura un mese, un incontro, ma poi ci colleghiamo tutto il mese, quindi abbiamo imparato o stiamo imparando a stare ben radicati, ora, boom, mettiamo in luce la mente, apriamolo questo faro, puntiamo alla mente, che è una grande collaboratrice. Ecco, in questa scuola del risveglio non ci sono nemici, lo ripeto, non ci sono nemici.
tutto diventa collaboratore, ok? Mente inclusa, che in questo caso però posso dire deve essere un grande primo ministro e non colui o colei che regna all'interno della nostra vita anche energetica. Molte volte la nostra mente è così affollata di concetti vetusti, obsoleti, appunto, limitanti, autosabotanti, che non ci riguardano proprio. Ci facciamo carico di cose, mamma mia, che ci sono stati date dagli antenati, lavoreremo anche su questo, ma anche senza andare troppo lontano, dai nostri familiari, assolutamente non in malafede, non attribuisco malafede agli altri, però noi li abbiamo fatti nostri, quindi puliamo, puliamo e puliamo, straccette in mano e via di pulizia, per arrivare a connetterci a quella che è la nostra saggezza interiore e collegarci alla mente superiore. Vedete che ancora di mente si parla, ma è la mente superiore, che è quella porticina che ci fa poi accedere ai livelli ulteriormente superiori. Quindi qui faremo un lavoro meraviglioso su tutta quella che è la liberazione dai pesi invisibili, giudizi, distrazioni, tutto quello che è in qualche modo, come dire, vincolante per la nostra elevazione, ok? Quindi tante tecniche e pratiche quotidiane per andare a esplorare tutta questa parte nascosta che spesso ci turba, ci perturba e noi non capiamo per quale motivo, ci infiliamo nei soliti circuiti disfunzionali, non va mai a finire bene la stessa cosa, ripetiamo circoli maledettamente viziosi, per poi scoprire che siamo noi, che abbiamo una narrazione sempre che si inceppa come un disco rotto, sempre ricadendo sulle solite convinzioni. Via tutto. Faremo un bel lavoro di dimagrimento. Da che dimagriamo? Dimagriamo la mente. Andremo a lavorare sull'energia bloccata. Cos'è l'energia bloccata e tutto il suo impatto? L'utilità delle convinzioni. Ti stanno sostenendo o ti stanno limitando? Tutte le strategie o molte strategie per liberarsi dalle convinzioni indesiderate. Lavoreremo sulla reputazione. Ragazze, ragazzi, siate pronti a perdere la reputazione. Chi se ne frega se gli altri ci vedranno cambiati meglio, perché quando incominceremo a dire, ad esempio, un no, perché fino ad allora, per carità, per non fare brutta figura, devo dire di sì, e incominciamo a dire, sai cosa c'è? Io incomincio a dire anche di no, giustamente, quindi in giusta causa, non perché siamo impazziti. Agli altri questa cosa non piacerà, perché li abbiamo abituati male, perché li abbiamo viziati, perché sono, come dire, stati abituati a vederci, ad incontrarci a più livelli schiavi. Beh, voi sapete bene che quando ci si libera agli altri schiavi puoi dare fastidio. Lo sapete, vero? Io sono certa che tutti voi, almeno una volta nella vita, hanno fatto la scelta di liberarsi da un patto con se stessi o con gli altri, che era un patto che era giusto che andasse, come dire, che fosse annullato. E questa cosa ha creato fastidi. Dolore anche, ma ha creato fastidi. Bene, perdiamo la reputazione. Ciao. Quindi passiamo a livello della chiarezza mentale come mente superiore e facciamo un salto al terzo livello, lezione 3, rigenerazione e canalizzazione dell'energia. Con una mente lucida, ripulita, il cuore nella presenza, andiamo nel corpo. La lezione numero 3 è carne pura, ragazzi, è carne pura. Andiamo a riconnetterci con la nostra forza vitale per andare a lavorare sul corpo. Quindi parliamo di canalizzare l'energia per raggiungere un equilibrio profondo e di autocura nel corpo. Lavoreremo di dialogo con i nostri organi interni. Ragazzi, di che cosa sono fatti gli organi? Pensate forse che non sia anch'esso energia condensata? Il linguaggio è lo stesso. Possiamo parlare con la nostra milza, possiamo parlare con ogni nostra cellula, possiamo dialogare e ripristinare, ricorreggere, anche in termini di DNA, un'informazione che da disfunzionale passa a funzionale, da inquinata passa a purificata.
Il corpo è un tempio sacro ed è uno strumento, un veicolo che ci sta permettendo di vivere in questa incarnazione, dove oggi ci chiamiamo Monica, Ottavia, Andrea, Agnese, tutto, ci chiamiamo così e abbiamo bisogno di imparare tante cose. Ok? Quindi lavoriamo nella terza lezione sul corpo e lo scopriamo un grandissimo tempio, una grande casa sacra che è fatta di energia. Lavoreremo con le mani, ma anche con la respirazione, ma anche con l'intento. E sarà molto, molto bello, un grande viaggio, scoprire quanto potere noi abbiamo nelle mani. Ma non solo, lavoreremo anche con i nostri piedi. Qualcuno di voi che mi conosce e che ha già lavorato con me sa quanta storia c'è sotto i nostri piedi, quanto ogni parte del nostro corpo ci sta raccontando qualcosa di noi e non solo di noi nell'oggi, ma la storia della nostra anima. Quindi grande lavoro sul nostro meraviglioso veicolo corporeo. Capiremo come mai ci ammaliamo, come mai proviamo tanta fatica, perché il corpo si indebolisce, come ripulirlo, come utilizzare l'energia per amplificare questo potere e come muovere il nostro corpo nel mondo, per non disperdere energia, per non incappare spesso nell'ammalarci e per aiutare gli altri anche a trovare questa forma di protezione e rafforzamento a livello cellulare. La lezione 4. La lezione 4 è un'altra chicca che io amo in maniera particolare, i miei studenti amano in maniera particolare, perché si parla di proteggerci, o meglio, dare il permesso. Scopriremo che nella lezione 4 parlando, scusate, di confini energetici e potere personale, noi non dovremo disperdere nell'energia nel combattere contro i cattivoni, scudarci tremendamente da questi nemici che ci invadono, questi vampiri che esistono, che in realtà sono solo entità estremamente sofferenti e che non stanno accettando l'amore, non stanno accettando la vita. Più di tutto noi impareremo a capire che il vero grande potere della protezione è dare o darci il permesso di dire sì e di dire no. Vi spoilerò solo una cosa, utilizzeremo uno strumento meraviglioso che si chiama la rosa del permesso. Lezione dopo lezione troveremo degli strumenti che poi vi farò anche, come dire, non solo esperienziare, ma creerete voi con le vostre mani, con la vostra intuizione, perché poi ciascuno si troverà ad avere un proprio kit professionale, ok? Stabilire e mantenere sani confini energetici è fondamentale per poter essere padroni di casa nostra, padroni della nostra energia e saggi consiglieri anche per gli altri nella gestione dell'energia. Lavoreremo sul concetto dell'empatia e scopriremo come questa sia assolutamente una grande guida, un primo grande insegnante per capire l'altro, ma capirlo non solo in termini emozionali, ma anche in termini animici. Questo è un primo grande passaggio. Quando andremo alle lezioni prossime, soprattutto la sesta, settima, ottava, e incominceremo ad entrare in connessione con quello che è la parte animica dell'altro, quindi scoprire i suoi pensieri, entrare in confidenza con quelli che sono i cari trapassati che lo circondano e quant'altro, il primo grande passaggio è quello di voler entrare in connessione cuore a cuore con la vita dell'altro. Non si entra dentro la vita degli altri per mera curiosità e men che meno per danneggiare la vita degli altri. Attenzione perché se lo facciamo ci ritorna tutti indietro come un boomerang, con gli interessi. Quindi è davvero molto importante lavorare su una reale, autentica apertura del nostro cuore, per amore e con amore. E in questa quarta lezione lavoriamo molto su questo aspetto, con amore e per amore, non per mera curiosità, non per un Ma, giochino, non per un giochino. Monica, Dimmi, cara, scusa, puoi spiegare meglio questo concetto? Che il le concetto. altre sì, che le altre persone entrano nella tua vita non per caso, per un motivo.
Assolutamente. Le altre persone, chiunque entri nella nostra vita in maniera sufficientemente incisiva, ovviamente, non parliamo di persone che incrociamo per strada e semplicemente ci lanciamo uno sguardo. Può succedere anche che quello sguardo sia significativo, ma persone che entrano nella nostra vita sono sempre portatori di messaggi per noi e sempre infinite occasioni per noi di poter comprendere a che livello della nostra consapevolezza siamo e anche per ricordarci, ed è questo un nostro compito, qual è il nostro compito animico, dove siamo adesso chiamati ad agire. Quindi gli altri ci stimolano nel ricordarci qual è il nostro potere personale, di chi è la casa. Io oggi entro in casa tua, neanche busso, ti sfondo la porta, ti entro in casa e comincio a fare il giro in casa tua, ti tocco le cose, ti prendi i cuscini, te li faccio saltare per aria, tu rimani lì ferma zitta a guardarmi? No. Ma che cosa è successo? Perché io ho avuto la possibilità di riuscire ad aprire casa tua e con un minimo sforzo riuscire a buttarti per aria a casa? Ovviamente stiamo parlando in termini metaforici, parlo della tua vita. Evidentemente non hai custodito sufficientemente la casa, non eri consapevole di avere una porta estremamente infragilita, eri abituata a fare entrare chiunque e così via. Quindi arriva qualcuno che ti ribalta la vita, benissimo, è una grande occasione per dirti, ma io, nella mia sensibilità, nel mio buon cuore, nel mio essere nella buona fede, quanto mi sto calibrando relativamente all'empatizzare con me stessa? Poi empatizzo con l'altro. Quindi l'empatia, il collegamento con ciò che io veramente sento, ciò che veramente voglio, me lo alleno, poi capisco molto velocemente l'altro, ciò che sente, ciò che vuole, proprio ciò che ci sta chiedendo e da lì ci possiamo muovere. Lo accetto nella mia vita, non lo accetto, lo faccio avvicinare, sì sì quanto? 10 metri, 5 metri, 1 metro, 2 centimetri e perché? Quindi faremo proprio un lavoro di consapevolezza. Chi sono io rispetto all'altro? Chi è l'altro rispetto a me? Chi è l'altro rispetto alla mia vita? Chi è l'altro rispetto al mio compito di vita e così via. Ora non mi... Elisa, spero di aver solo accennato a Sì, qualcosina, sì, però sì, ho capito concettualmente, cioè sì, sì, è che volevo concettualmente capire a livello molto preciso. va vissuta l'esperienza che vivremo dei confini. Ecco perché è importante, ragazze, lavorare in gruppo. Una cosa che non ho detto ad oggi, ma ve la devo assolutamente dire, sia per chi lavorerà in presenza, sia per chi lavorerà online, ed è potente tanto quanto. Vi unirò, Zoom ci dà la possibilità di lavorare anche in aule suddivise, quindi farete tanti esercizi anche in coppia, vi confronterete, vi stimolerete, vi provocherete, utilizzeremo molto anche il linguaggio della comunicazione non violenta, quindi ci alleneremo a comprendere dove siamo noi, ci alleneremo a comprendere dove è l'altro, che cosa l'altro ci sta realmente chiedendo, non con la bocca, non con le parole, ma con l'energia. Perché è con l'energia che noi dobbiamo lavorare. Una persona può dire, guarda, ti rispetto, sai, assolutamente, e poi in realtà energeticamente sta facendo di tutto per invadere, per in qualche modo essere dominante nella nostra vita. Questo percorso è stato strutturato non pensando esclusivamente a dei terapeuti. È aperto a tutte le persone che sono in cammino all'interno di una ricerca di tipo energetica, spirituale e che abbiano già un minimo di chiamata a quelle che sono le arti di tipo energetico. La spiegazione, lo vedrete, parte dalla base, ok? Non è che parliamo già dei massimi sistemi, soprattutto non parliamo tanto degli aspetti cognitivi, ma parliamo di aspetti energetici, ok? È tempo di far emergere ciò che siamo, dichiararlo al mondo, nelle tante nostre qualità e competenze. Questo è un lavoro da fare. E lo dico anche come psicologa e psicoterapeuta a proposito di reputazione. Chi se ne frega? Caro collega, se pensi che parlare di aspetti energetici sia fare la macumba o parlare di cose strane e solo quelli che, hai capito, in mezzo alla foresta amazzonica fanno le cose, i riti strani, ecco, quelli se li possono concedere. Noi invece siamo uomini della scienza, non possiamo parlare di questa cosa se non è nel massimo livello dell'essere dimostrato, bla bla bla.
mi dispiace, io non vivo in questo tempo. Chakra, centri energetici che corrono lungo la nostra colonna vertebrale, sono delle antenne, parleremo molto non solo di chakra, ma in generale di portali. Parliamo di portali perché è lì che dobbiamo arrivare. Ci dobbiamo arrivare all'8ª lezione dove incominciamo a dialogare in maniera naturale con tutto quello che è nell'invisibile. I chakra ci possono aiutare moltissimo, prendendo consapevolezza che su di noi ci sono tantissimi punti dentro ma anche oltre noi che lavorano per questo, nel metterci in connessione con la grandissima rete cosmica energetica che tutto possiede in termini di apprendimento. Lavoreremo anche, vado avanti veloce ragazzi perché mi rendo conto che abbiamo già fatto le 11, ok? Lavoreremo sui tanti blocchi che sono in qualche modo come dei grandi sassi che non permettono all'acqua di un fiume di scorrere, quindi ripuliremo anche questi ponti, questi canali, queste porte che devono essere facilmente apribili per armonizzare e controllare al meglio tutto il nostro flusso di energia. Per questo, in questa lezione andremo anche a scoprire quello che è il grande registro akashico. Non so se qualcuno di voi ha mai già sentito parlare di registri akashici. Questo grande libro, è un simbolo ovviamente, parliamo di aspetti simbolici, questo grande libro della conoscenza universale che giornalmente, quotidianamente, ma ogni istante viene riempito da che cosa? Dalle nostre esperienze. Eccola qua, lezione 6. Andiamo di space clearing e decluttering per persone ed ambiente. I feng shuisti qua vanno a nozze, sanno già che stiamo parlando di fare pulizia, mettere in chiaro energetico ambienti e persone che vivono all'interno degli ambienti. Quindi ci saranno alcune informazioni già acquisite all'interno dell'Accademia, ma anche altre forme, altre ritualistiche di pulizia degli ambienti che ci sono state magistralmente donate dalle famiglie, dal patrimonio culturale di tipo sciamanico. Ok? Quindi è un mix di informazione e di formazione per andare a ripulire gli ambienti esterni, che sia la casa, che sia l'ufficio, che siano ambienti dentro i quali noi possiamo andare energeticamente, facciamo dei lavori strepitosi per rimodellare le frequenze vibrazionali. Più noi siamo forti in questo, più possiamo insegnarvi agli altri, più siamo numerosi in questo lavoro, più velocemente gli ambienti si ripuliscono. Ok? Quindi percorso pratico e spirituale per andare a mettere mano sugli spazi, liberarlo da pulizie pesanti, purificarlo per favorire equilibrio ed armonia nella nostra casa. La casa felice, uno spazio di serenità, di benessere e di rinnovamento. Non possiamo evolvere a livello interno. La nostra casa interna non può arrivare ad acquisire nuove consapevolezze ed evolvere e vivere in un ambiente tossico. Non reggi, non reggi. Giri i tacchi, te ne vai. Giri i tacchi e te ne vai. Cambi. O ti allontani o ti tiri su le maniche e dici questo spazio deve rinnovarsi, non posso più accettarlo. E sapete, non è tanto un discorso estetico o funzionale, lo sottolineo, è energetico. Puoi aver avuto ad oggi una casa esteticamente perfetta in termini di personalità abitative, chi ha frequentato il mio corso lo sa, un rigido, la casa del rigido, perfetta ai massimi livelli, ma energeticamente vuota, fredda, bloccata. Se siamo arrivati alla lezione numero 6, vi garantisco, preparatevi, che saranno già cambiate delle cose anche in casa vostra nel vostro modo di parlare, nel vostro modo di pensare, nel vostro modo di sentire, nel vostro modo di aggiustare le cose, nel vostro modo di guidare, nel vostro modo di trovare spazi e formule comunicative, ambienti di piacere. Cambiano anche persone, a volte saltano per aria, che saltano per aria, si riequilibrano rapporti, anche rapporti intimi. Non è possibile pensare
che attorno a noi il sistema non si modifichi. Siamo all'interno di una grande scacchiera, questa è una cosa che Pier ci dice da anni. Siamo dentro una scacchiera, ci posizioniamo nella nostra casellina, beh, gli altri non possono rimanere fermi, qualcosa deve cambiare, ma cambia in base non a una inconsapevole nostra mossa, ma alla consapevolezza piena di una mente lucida, di un piede ben piantato a terra e di un cuore che assolutamente energeticamente è collegato, cambia in bene. Diventerete disturbatori? E diventatelo, fa parte della vostra mission, non sarete qua, ma sono sicura che siete tutti dei rompipalle numero uno per chi vi conosce. Ve lo dico con amore, nel senso che siete già dei disturbatori, siete già delle disturbatrici. Con amore, portate stimoli, non siete quelli che rimangono zitti, non siete quelli che ficcolano la testa per terra, non sareste qua. Noi siamo il clan dei rompipalle per quelli che non vogliono muovere una paglia nel cambiamento. Vero Francesca Tofoli? Vero? Esattamente. Quindi accoglietelo questo vostro carisma, perché è un carisma, siete così, mica perché come dire, è un dispetto che la vita vi ha fatto. Se voi sentite di più, avete il diritto di rispettare questo sentire e in un modo assolutamente, come dire, intelligente vi ponete nel mondo. Non dovete fare i kamikaze, nessuno ve lo chiede. Ok? La Giovanna d'Arco della situazione. A volte anche sì, ok, ci sta, facciamo il Che della situazione. Giovanna d'Arco, il Che Guevara della situazione. Fate come vi arriva, ma fatelo. Non potete tradirvi, non è tempo più. Non è tempo più. Ragazze, ragazzi, chi si tradisce adesso si fa gran male e se la deve veramente riguadagnare tutta nelle prossime incarnazioni o comunque nel prossimo giro di giostra. Scusate se mi infervoro, ma questa cosa qui la sento tanto ed è una cosa che dico anche a me stessa. 7. Andiamo a bomba sull'intuizione, l'intuizia, la capacità più potente che possediamo di percepire. L'intuizione, ragazzi, non è un dono che pochi hanno, l'intuitivo, colui che poi medianicamente sente. È un'espansione di quelle che sono le nostre 5 sensorialità. Ok? Sentire con le orecchie, annusare, gustare, vedere, toccare, è tutto assolutamente espanso. Qui siamo in un livello di espansione, spazio interno ed esterno che si amplificano in armonia e ci permettono di vedere, gustare, odore, tutto sensorialmente, boom, ci apriamo. E quindi impariamo a parlare il linguaggio sottile. Di lì scopriamo che è tutto sincronicità. Tutto è sincronicità. Le sincronicità iniziano a danzare nella nostra vita come segnali continui. Faremo meno fatica. Quando noi fluiamo nell'intuito, non ci spacchiamo la schiena, ragazzi. La fatica immensa la facciamo finché abbiamo una mente oppositiva e una sfiducia nel nostro potere intuitivo. Quando facciamo meno fatica, siamo più aperti all'abbondanza in tutte le sue forme e l'abbondanza, udite udite, è la naturale conseguenza di un'anima allineata. Arriva naturale, ragazzi. Ci hanno insegnato che dobbiamo fare degli sforzi immensi, dei sacrifici. Porta la tua croce. Ok? Vi ricorda qualcosa questo concetto? Il peccato, tu devi subirlo e faticare. La croce, le prove ci sono, certo che ci sono, ma se le leggiamo come cose di dannazione, te lo meriti, bastardo, perché devi fare fatica, no. L'avremo già trovato questa cosa quando lavoreremo sulle convinzioni. Ci tengo a dirvi anche, questo non è un corso che vuole far saltare per aria le religioni del mondo. Se voi avete nel cuore una vostra religione, bene, ok?
ma siate pronti anche ad aprirvi ad un concetto che non è religioso, ma è spirituale. E c'è differenza. Sono sicura che tutti sappiate che c'è differenza tra concetti di tipo religioso e di tipo spirituale. Cosa vivremo all'interno di questa lezione? Tante prove di ascolto, al di là del linguaggio verbale. Tante prove tra di voi, tante prove tra di voi. Vi ascolterete a tanti livelli, ci ascolteremo a tanti livelli. Ecco perché il gruppo che si formerà sarà un gruppo di lavoro sacro, perché che ci piaccia o non ci piaccia, ma vedrete che ne troverete grande beneficio. Entreremo nei meandri, nelle pieghe della vita l'uno dell'altro, con amore, per aiutarci, in maniera sempre più intuitiva e naturale. Anche telepaticamente, posso dire che arriviamo anche a questo. Ora vi faccio vedere, vi faccio curiosare anche il secondo anno, ma si arriverà anche a questo. Tecniche per potenziare e affinare queste capacità. Tecniche per portare sempre più la presenza nelle sincronicità che si presentano nel nostro vivere. Tecniche per chiamare abbondanza a tutti i livelli, anche materiali. Qualcuno mi domanda, ma non è che lavoriamo anche sui soldi? Certo che lavoriamo sul denaro, è un'energia. Quindi l'abbondanza è anche a questi livelli. Tutti voi avete letto il messaggio che ho mandato in chat di prepararvi un intento, un qualcosa, ok? Allora, l'intenzione oggi era già di farvi fare l'esperienza all'interno delle varie sottoaulette di Zoom. Poi mi è stato detto che essendo un webinar e quindi è aperto ai vari che sono presenti o anche a quelli che ci vedono in differita, ma non è certo che ci sia l'iscrizione, per rispetto di chi poi si iscriverà, non vi faccio fare un lavoro già a coppie. Lo farò in generale adesso utilizzando uno strumento che vi presento tra pochissimo. Però tenetelo in caldo perché ci stiamo per arrivare, eh. Quindi oggi non vi faccio lavorare a coppie, però sappiate che sarà un lavoro importantissimo che farete quando inizieremo il lavoro vero e proprio. E qui arriviamo alle nostre guide, al nostro io superiore. Qui il viaggio si trasforma in una preghiera viva. Arriviamo alla soglia più alta e lo dobbiamo fare questo passo. Dalla prima lezione che siamo andati con i piedi ben radicati al centro della terra, mano a mano che le lezioni si susseguono, arriviamo all'ottava e non possiamo che entrare nel grande campo delle nostre guide, del nostro sé superiore e delle nostre guide. Qualcuno di voi ha già lavorato con me relativamente al contatto con le proprie guide, quindi sapete che c'è un team che lavora nell'invisibile con noi, una famiglia d'anima che ci appartiene e dentro la quale noi abbiamo lasciato memoria e segno, quindi nel momento in cui incominciamo ad allenarci a riaprire questo portale, i messaggi arrivano e arrivano anche fluenti e sono messaggi sempre chiaramente di grande amore. Grande amore che non significa ti dico solo le cose belle, ma ti dico la verità per il tuo bene. Vero Irene, vero Veronica, vero Tere, vero tante altre persone che hanno già fatto i lavori con le loro guide. Vi sembra impossibile questa cosa? Forse per qualcuno di voi al momento sì, sembra una cosa da fantascienza. Vi garantisco che questo è verità. È tutto assolutamente vero. Perché? Perché ci appartiene. Scopriamo che non siamo mai stati soli, che c'è una parte di noi saggia, luminosa e infinita che ha sempre camminato al nostro fianco. L'obiettivo è di espandere la nostra consapevolezza per aprirci a livelli di esistenza più elevati. Questa è la nostra realtà, questa è la nostra vera, autentica essenza. E andiamo semplicemente a ricordarlo, a dirlo ad alta voce e a condividerlo anche con le persone con cui possiamo parlare di tutto questo. In questa lezione approfondiremo come vivere in armonia con il proprio io superiore e quindi con la nostra mente superiore. Scopriremo e riconosceremo le nostre guide spirituali, ciascuna la propria, ciascuno ha la propria guida che è stabile
e poi altre guide che vanno e vengono. Scopriremo che esistono guide coordinatrici come il preside di una scuola e guide che invece sono insegnanti e che cambiano in base alle classi. Siamo in terza elementare, siamo alle elementari, abbiamo la maestra. Vabbè, adesso in realtà sono più maestre, no? Abbiamo qui un insegnante che ci può dare come dire, conferma, vero Claudia? Passiamo alle medie. Abbiamo lo stesso insegnante? Abbiamo lo stesso team di insegnanti? No. La stessa cosa vale nella nostra vita. Più ci eleviamo in termini di consapevolezza, più abbiamo un cambio, no? Un change di guide, di istruttori e quindi nuove lezioni anche. L'ottava lezione termina il primo anno. Uno degli strumenti, ve lo presento perché è qua e mi piacerebbe già lavorarci anche un attimo, è il mazzo di carte ispirazionali che si chiama La Scuola della Vita, che ho creato con tantissimo amore. Oracolo di consapevolezza e risveglio psicointuitivo. Qui vi faccio vedere la mini guida interpretativa. Sono 100 carte ispirazionali, 500 domande di coaching. Cosa significa? Significa che lavoreremo per lezioni. Si chiama la scuola della vita proprio per quello che ci siamo detti fino ad ora. Ogni esperienza, ogni situazione, ogni persona, ogni cosa che internamente ed esternamente si muove, nasce per farci apprendere. Nasce perché, come una tifoseria scatenata da stadio, ci vuole svegli, ci vuole consapevoli. Quindi quello che voglio fare adesso con voi, per poi passare velocemente all'illustrazione, questo è il calendario di cui parleremo dopo, e poi vabbè, qui c'è il secondo anno, ma ve lo illustro dopo, rimaniamo un attimo sulle carte e vi presento in due parole com'è strutturato il mazzo, che si acquisterà chi parteciperà alla scuola, ce l'avrà poi come strumento perché lo useremo molto, ed è suddiviso in 5 macro aree. Le prime 20 carte fanno parte della lezione dell'autoconoscenza e sono 20 situazioni, 20 stimoli che arrivano e che ci fanno capire dove dobbiamo lavorare in particolare. Ogni carta ha una propria immagine, vi faccio vedere questa, la prima che mi è arrivata, un'immagine, una parola che la identifica, per esempio il cuore di pietra, mi è arrivato in questa situazione, una parola chiave sotto che in qualche modo diventa il mantra, lo stimolo della carta e poi accompagnato, nel libretto c'è tutto, la spiegazione generale del significato della carta e 5 domande che pungono, che scuotono. Come mai ti è arrivata sta carta? Ok? Quindi i primi 20 carte fanno parte della lezione numero 1. La seconda la macro lezione riguarda noi in relazione agli altri. Gli altri chi sono nella nostra vita? Sono amici, sono nemici, sono compagni di classe, sono insegnanti, sono il preside della scuola, sono l'insegnante di sostegno, sono quelli che ci bullizzano, bla bla bla. Scopriremo la nostra dinamica con l'altro. Chi è l'altro davvero per noi? Sono carte che possono essere utilizzate in termini ispirazionali ed indicativa, non sono carte di premonizione. Non usate le carte per andare a scoprire il vostro futuro. Concedetemi questo francesismo, è una cazzata, perché noi possiamo, nel momento in cui definiamo con consapevolezza dov'è il nostro passo, possiamo consapevolmente muoverci. Quindi il futuro non è mai veramente scritto al 100%, c'è però una traiettoria. Le carte ci aiutano a dire, nella traiettoria. Quindi altre 20 carte. La terza macro lezione è la macro lezione delle botte, delle lezioni, delle sfide, delle prove, delle lacrime, delle fatiche, tutta quella roba lì che c'è e che fa parte del pacchetto insegnamento. Siamo una scuola, lezione, ok? La quarta macro area è la connessione con la nostra parte intuitiva. Mi scopro medium, mi scopro sensitivo, mi scopro intuitivo, mi scopro scintilla divina. Quali sono i miei compiti rispetto a questa scoperta?
E perché nella domanda che io faccio mi esce una carta di questo tipo? Bene, ricevete tutte le vostre domande. Quinta e ultima sezione, mi sono dovuta fermare lì perché già 100 carte sono tante, connessione con, quindi dialogo, comunicazione, connessione con le guide, con i trapassati, con quello che va oltre noi.